Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come prima cosa volevo farvi vedere il setup di ieri su UK 100, molto semplice. Massimo minimo del giorno segnati, apertura sessione di Londra, massimo preso, market structure shift, fair value gap, il prezzo ritorna sul livello 50 del nostro Fibonacci e poi ci raggiunge il take profit, risk reward 1 a 2. Benissimo. Ma tornando a noi, quello che oggi voglio farvi vedere è come è possibile andare a massimizzare il nostro win rate, ok? E se non riusciamo a massimizzarlo, riusciamo a mantenerlo con uno stress a livello emotivo minore. Perché? Perché andremo a fare un po' meno trade di quelli che ci capitano, quindi andremo a fare un po' una selezione dei trade che ci capitano. Quindi io ho preparato in questo momento un file Excel con una serie di dati presi dal mio backtesting per quel che riguarda il mese di giugno. In questo caso sono 4 asset, Nasdaq, US30, DAX e UK 100, ok? Perfetto. Sono 23 profit, 29 stop loss con rischio rendimento 1-2. Al momento il win rate è del 44%. Tantissimi trade in un mese solo, sono 52 trade in un unico mese, questo vuol dire che sono almeno 2-3 trade al giorno come minimo e abbiamo anche delle belle sfilze di stop loss come possiamo vedere un po' dai dati, no? Quindi cerchiamo di andare a migliorarlo. Come facciamo a migliorare questa cosa? Semplice, tradiamo di meno, diamoci delle regole chiare su cui tradare, poi la statistica farà il resto naturalmente. Quindi andiamo a metterci dei paletti nel trading o nelle operazioni che andremo a prendere. La prima cosa che mi viene in mente è mettere un win al giorno, ok? Massimo un win al giorno. Vedo che solitamente un win al giorno potrei averlo, tutto sommato può anche andarmi bene e va bene così. Ordiniamo anche, prima di tutto, i dati per giorno e ora di entrata. Ok, quindi andiamo a ordinare ordinamento personalizzata, giorno e ora di entrata, perfetto. Ordiniamolo. Benissimo, l'abbiamo fatto. Ora i dati sono ordinati. Quindi torniamo a noi. Un win al giorno e ci fermiamo. 2 loss al giorno e ci fermiamo. Oppure un loss e un win e ci fermiamo, ok? Queste sono 3 semplici regolette che io andrei ad aggiungere alla nostra strategia. Mettiamola così, completiamo questa strategia, perché alla fine è tutta una strategia il trading, ok? Bisogna essere strategici. Noi andiamo a prenderci tutti i trade che dovremmo normalmente eseguire. Ok, quindi andiamo giù, questo anche, quindi mercoledì, giovedì mi fermo. Ok, dovrei aver finito. È vero, questo metodo mi priva di una serie di trade profittevoli che magari avrebbe fatto piacere prendere, ok? Per carità, facciamone a meno. Adesso quello che andiamo a fare, effettuiamo un bel filtro per colore, ci prendiamo tutti questi risultati e li vado a mettere in un foglio di gestione del rischio, ok? Ho fatto questo Excel, andiamo a gestire il rischio con un rischio fisso dell'1%, ok? Quindi andiamo a posizionare i nostri dati, capitale iniziale abbiamo messo un 10.000 inizialmente, ok? E partiamo. Primo trade, andiamo anche a prenderci i giorni in questo modo, è tutto un po' più vero, mettiamola così, un po' più reale. Ok, cancelliamo questo e va bene così. Ok, partiamo malissimo, vediamo che partiamo male. Ma alla fine, dopo 25 trade, ok, siamo arrivati a un più 18%. Ok, andiamo a segnarcelo qui. Più 18% e va benissimo così. Se invece
facendo quanti trade? 14 win e 11 lose, con un win rate del 56%. Questo vuol dire che abbiamo migliorato il nostro attuale win rate dal 44% e siamo arrivati a un win rate del 56%, che guarda caso in questo momento è lo stop loss che abbiamo noi, la percentuale di stop che prendiamo, il 56% su tutto il mese. Abbiamo ribaltato la situazione trasformandolo in un 56% di take profit in tutto il mese e ben 44% di stop loss. Ottimo. Semplicemente andando ad aggiungere queste due regolette. L'altra cosa che voglio ancora farvi vedere è se noi non avessimo aggiunto queste regolette, no? Quindi ci saremmo esposti a questo rischio, no? Alla fine del tutto, perché abbiamo tradato in continuazione prendendo tutti i setup possibili e immaginabili senza darci delle regole. Andiamo a vedere quale sarebbe stata la situazione attuale. Allora, prima di tutto dobbiamo andare a rimuovere quello che è vuoto. Ok, prendiamo questo, lo rimettiamo qua, situazione pulita, partiamo sempre da 10.000, naturalmente partiamo col classico trade, il primo trade che abbiamo preso. Andiamo anche a prenderci i giorni, così ce li abbiamo, vincoliamo sopra, tutto, colla tutto, non ti preoccupare, fai pure, perfetto, 52 trade, ok? Sono 52 verso i 24 che abbiamo visto prima, contro i 24 che abbiamo visto prima, cioè il doppio. Abbiamo uno stress doppio per avere un risultato simile. Siamo sempre comunque più un 17% anche in questo caso. Più 17%. Quindi 1% in meno rispetto a quello che abbiamo ottenuto facendo la metà dei trade. Quindi la domanda che io mi porrei, no? È: ma devo proprio prendere tutti i trade? O alla fine, aggiungendo delle regolette, posso filtrarne qualcuno? E se comunque quel trade che ho filtrato è andato in profit, in lungo termine, qua abbiamo un mese di tempo, vediamo che non ci cambia niente, ok? Questa è la domanda che io mi farei prima di tutto. In questo caso il win rate, come dicevo prima, era un 44%, che è quello che vi ho fatto vedere in questo grafichino qui. Bene, se questo video ragazzi vi è piaciuto, l'avete trovato interessante, mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace e qualsiasi dubbio nei commenti. Ciao a tutti!